Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete con due mazzi, ossia i tarocchi delle favole oscure e i Pagan Tarot. Due mazzi perché quest'oggi ci occuperemo di due donne, proprio perché sapete che sia i tarocchi delle favole oscure che i Pagan Tarot hanno un taglio appunto fortemente femminile. Due donne legate ad uno stesso uomo. Quindi questa è una stesa che ovviamente è prevalentemente appunto rivolta agli uomini che hanno una, relazione parallela alla propria relazione ufficiale. Quindi uomini che possono essere sposati, fidanzati, conviventi, che però frequentano ovviamente in segreto un'altra donna e che quindi vogliono cercare di capire cosa entrambe le donne pensano e provano appunto di loro. Io utilizzerò appunto il metodo delle 5 carte, ovviamente il metodo della croce semplice, utilizzerò il metodo classico, quindi non il metodo temporale che io a volte utilizzo sul canale. Metodo classico che andrà appunto ad analizzare i pro e i contro della relazione che voi avete sia con la vostra compagna ufficiale sia ovviamente con l'altra donna e ovviamente due carte fondamentali che riguardano il futuro nei suoi risvolti più inaspettati, quindi eventi imprevedibili e imponderabili per quanto riguarda appunto l'azione diretta del consultante ed infine appunto la sentenza finale, quindi come procederanno questi due rapporti. Carta fondamentale, ovviamente la carta del consiglio, cioè come poter agire con l'una e con l'altra donna. Ovviamente però il focus di entrambe queste stese è appunto rispettivamente in prima battuta la vostra compagna ufficiale e successivamente l'altra donna, la donna che frequentate in segreto. Iniziamo quindi con la vostra compagna ufficiale, quindi momentaneamente mettiamo da parte i Pagan Tarot e inizio a mescolare i tarocchi delle favole oscure, cercando quindi di capire che cosa pensa del vostro rapporto, i pro e i contro del vostro rapporto e ovviamente anche di voi, la vostra compagna ufficiale. Come sta vivendo ovviamente il presente, cerchiamo di capire come agirà nel futuro più immediato ed infine appunto che cosa vi aspetta. Con carta fondamentale ovviamente il consiglio. Vediamo un po'. Perfetto. Allora, iniziamo dunque con la prima posizione della croce semplice, ossia appunto i pro della situazione, cioè che cosa questa donna vede di positivo nel rapporto con voi. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 9 di coppe. Allora, questa donna vi vede come l'abbondanza nella sua vita, perché il 9 di coppe ci parla proprio di tutto ciò che è cresciuto, tutto ciò che cresce in maniera esponenziale. Quindi, nel caso in cui voi mi chiediate, questa donna mi vuole bene? Mi ama? Assolutamente sì.
fuori di dubbio. Qui abbiamo un bellissimo 9 di coppe che ci parla di un sentimento traboccante e che tra l'altro viene in qualche modo anche rinforzato quotidianamente da progettualità, da pensieri, da desideri. Questa donna appunto vi reputa il compagno ideale, ma non solo per lei, anche per altre donne, perché appunto vi vede come la carta dell'abbondanza, quindi un uomo che ha obiettivamente tante caratteristiche che possono rappresentare le caratteristiche dell'uomo ideale. È chiaro che questa donna ha una progettualità con voi, dunque, nel caso in cui voi non abbiate figli, potrebbe volerne. Nel caso in cui, per esempio, voi non conviviate ancora e siate fidanzati, potrebbe voler convivere. Nel caso in cui voi non siate sposati, potrebbe voler appunto il matrimonio. Quindi è una donna che ha tutte le intenzioni di continuare a stare al vostro fianco, ma perché questa donna prova un sentimento importante per voi. Il 9 di coppe ci parla proprio di amore, quindi un cuore che comunque trabocca di sentimento e di soddisfazione. Quindi questa donna sa che obiettivamente, vi ripeto, voi siete l'uomo per eccellenza, sia da un punto di vista anche estetico, perché parliamo di coppe, quindi anche comunque di attrazione fisica, ma rappresentate anche moralmente e mentalmente l'uomo che evidentemente lei vuole al suo fianco. E vi ripeto che ha una grande progettualità futura, quindi è una donna che vi vuole bene. Quindi su questo assolutamente non dovete avere alcun dubbio. Tra l'altro, appunto, è la prima carta che apre la stesa, che come sapete, io lo ripeto sempre, è la carta fondamentale che va a spiegare ovviamente tutta la stesa, quindi tutte le altre carte successive a sua volta ne viene spiegata. Quindi è chiaro che qui partiamo da un sentimento che è molto forte. Questa donna vi vede come casa, come famiglia, come, vi ripeto, l'uomo ideale con il quale comunque o portare avanti la propria famiglia nel caso in cui siate già sposati, oppure appunto un uomo con cui costruirsi una vera e propria famiglia, ma una famiglia fatta di amore, di sentimento, di desiderio, vi ripeto anche di matrimonio, di figli, di convivenza. Quindi è una donna che in qualche modo vuole iniziare un nuovo ciclo di vita con voi. Questo anche nel caso in cui voi siate comunque già per esempio sposati o conviventi da molti anni, perché il 9 di coppe ci proviene direttamente dall'8 di coppe, che è una carta di spaesamento, comunque di una certa freddezza, di difficoltà, quindi potreste aver attraversato in passato, nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, dei momenti di crisi o comunque dei momenti di difficoltà. Ecco, questa donna vuole ricominciare, vuole superare questi momenti di crisi. Assolutamente. Quindi direi che iniziamo già piuttosto bene la stesa. Vediamo però i contro della situazione, cioè che cosa questa donna vede come ostacolo nel vostro rapporto e alla sua progettualità. E qui abbiamo un'altra carta di grado appunto 9, quindi il 9 di bastoni. Molto probabilmente, proprio perché appunto vi vede come un 9 di coppe, quindi come vi dicevo una carta di abbondanza, quindi un uomo che, vi ripeto, può piacere a tutte le donne, quindi non soltanto a lei, il 9 di bastoni ci parla di comunque un limite di diffidenza, cioè questa donna teme ovviamente che possa arrivare un elemento esterno e che possa in qualche modo allontanarvi. Non in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali, solitamente il 9 di bastoni è rappresentato da una giovane donna che si protegge appunto dall'arrivo di qualsiasi eventuale nemico da una staccionata. Qual è la differenza tra il 9 di bastoni e il 7 di bastoni? Che nel 7 di bastoni i nemici si vedono, perché in qualche modo ci sono dei bastoni che vengono abbandonati, diciamo, ai piedi di questa donna
per cui lei vede con i suoi occhi, sa chi sono effettivamente i nemici da cui guardarsi, sa che ci sono dei nemici. Nel caso del 9 di bastoni, invece, non ci sono bastoni a terra, quindi c'è una donna che guarda verso l'orizzonte con, diciamo, un atteggiamento appunto piuttosto diffidente, comunque guardingo, come se in qualche modo senta sempre la necessità di difendere le sue posizioni e il vostro rapporto. Quindi obiettivamente questa donna, a mio avviso, non ha particolare sentore del fatto che voi possiate avere un'altra donna al vostro fianco, ma teme che prima o poi, ovviamente, questa cosa possa accadere, proprio perché appunto vi vede come un uomo ovviamente da grandi caratteristiche che, vi ripeto, può piacere non soltanto a lei, ma anche ovviamente a tante altre sue eventuali rivali barra concorrenti. Quindi in realtà questa donna è sempre un po' sulla difensiva, anche quando magari non ve lo dà a vedere, ma questo perché obiettivamente questa donna si sente comunque di dover difendere la sua posizione al vostro fianco, quindi nel caso in cui siate sposati la sua posizione, il suo ruolo di moglie, nel caso in cui per esempio siate fidanzati il suo ruolo di fidanzata e così via, e sente di dover in qualche modo difendere anche la progettualità che questa donna ovviamente ha nei confronti del vostro futuro. Quindi questa donna teme, devo dire la verità, che possa arrivare comunque un elemento esterno al vostro rapporto e che possa in qualche modo dividervi. Parliamo di bastoni, quindi qualcuno che possa essere interessato a voi da un punto di vista fisico, quindi qualcuno che possa essere attratto ovviamente da voi e che quindi possa in qualche modo ammaliarvi, diciamo, prendendovi per la gola, ok? Quindi questa donna in realtà non è proprio del tutto sicura della tenuta del vostro rapporto, ma perché sa che comunque siete obiettivamente una persona molto valida e quindi teme, vi ripeto, l'arrivo di un nemico esterno. Vediamo a questo punto in questa posizione tutti quei fatti assolutamente imponderabili, quindi inaspettati, che in qualche modo vi aspettano, quindi tutto ciò che voi non potete in questo momento andare a preventivare. Vediamo un po' le sorprese, che spero siano ovviamente positive, da parte della sorte. E qui abbiamo il 17° arcano maggiore, quindi la carta delle stelle. Allora, la carta delle stelle rappresenta dei sogni o comunque dei progetti che in qualche modo si possono avverare. Vi avevo già detto all'inizio con questo 9 di coppe che questa donna ha una progettualità importante con voi nei vostri confronti e nei confronti del vostro rapporto, quindi potrebbe ricevere delle ottime notizie per quanto appunto riguarda il vostro rapporto. Ovviamente la carta delle stelle tra gli arcani maggiori non ci specifica volutamente, chiaramente, l'ambito, quindi potrebbe essere l'ambito professionale piuttosto che l'ambito economico, piuttosto che l'ambito strettamente sentimentale, proprio perché dipende dai sogni di una persona. La carta delle stelle rappresenta appunto un sogno che si avvera, un'aspettativa che viene concretizzata. Quindi obiettivamente, qualsiasi sia il sogno che in questo momento questa donna sente veramente come molto importante nel suo cuore e ovviamente nella sua mente, andrà a realizzarsi. Quindi mi spiego, nel caso in cui questa donna stia sognando, sperando di, per esempio, trovare un buon lavoro, o lei o voi o addirittura entrambi, in modo da garantire un'ottima tenuta economico-professionale, ma anche finanziaria appunto alla vostra storia per renderla ancora più solida, ebbene, qui ci saranno delle ottime notizie che arriveranno. Potrebbe esserci una nuova assunzione, piuttosto che appunto una nuova proposta di lavoro. Nel caso in cui stiate cercando casa, potreste riuscire appunto a trovare la casa dei suoi sogni. Nel caso in cui, per esempio, lei voglia un figlio, potrebbe rappresentare anche eventualmente appunto una gravidanza. C'è un qualcosa, vi ripeto, che si andrà a realizzare e
è un qualcosa sul quale questa donna ha investito molto, ma parlandoci delle stelle, obiettivamente è un regalo proprio da parte del karma, perché obiettivamente qui non c'è un, diciamo, lavoro concreto da parte del soggetto della stesa, cioè non sarà lei che in qualche modo cercherà di riuscire ad ottenere e ad arrivare a questo obiettivo, è il karma che evidentemente vi porrà in questa determinata condizione che andrà in qualche modo ad agevolare quelli che sono, appunto, vi ripeto, i suoi progetti e i suoi sogni. Quindi è il karma, è il destino che in questo caso darà una mano alla progettualità di questa donna. D'accordo? Quindi fino ad ora direi che per quanto riguarda appunto la stesa della vostra compagna ufficiale, devo dire la verità, abbiamo comunque delle carte molto belle, quindi obiettivamente non è una donna che sta vivendo con particolare difficoltà il vostro rapporto, anche se, vi ripeto, comunque con una certa diffidenza, proprio perché teme di perdere tutto questo. Vediamo a questo punto l'ultimo arcano, quindi la carta della sentenza, cioè nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, anche nei prossimi mesi, che cosa accadrà tra voi e questa donna, in particolar modo ovviamente con un focus per quanto riguarda proprio le azioni di questa donna. E qui abbiamo l'8 di coppe. Ecco, qui purtroppo però abbiamo di nuovo un momento di crisi. Allora, ve lo dicevo all'inizio, parlandovi del 9 di coppe, quindi sicuramente voi arrivate già da periodi di difficoltà, o comunque lei arriva già da periodi di difficoltà. Ve l'ho detto che è una donna comunque diffidente, una donna che teme di perdervi, quindi ha delle paure abbastanza, diciamo, corpose, anche se è comunque molto speranzosa e il karma in qualche modo l'andrà ad aiutare. Nonostante questo, però, qui abbiamo l'8 di coppe, che è una carta che ci parla appunto di allontanamento, comunque un momento di tensione, un momento di crisi che non necessariamente potrebbe andare in qualche modo a sfociare, per esempio, in una brutta litigata o comunque in qualcosa di, diciamo, piuttosto evidente, perché potrebbe esserci comunque una situazione silente di dolore, di tristezza, di solitudine, cioè questa donna si sentirà sempre più sola, si percepirà quasi abbandonata, allontanata da voi, e questo ovviamente la farà sentire in difficoltà, evidentemente però perché c'è anche questa altra donna nella vostra vita. Poi facciamo ovviamente la stesa in riferimento a quest'altra ragazza, quest'altra donna, e a mio avviso, a rigor di logica, evidentemente qui c'è un cambiamento nel rapporto con l'altra che evidentemente porterà comunque ad un cambiamento da parte vostra nei confronti della vostra compagna ufficiale, al punto appunto da farla sentire comunque così in difficoltà. Quindi vi ripeto, è una situazione di crisi, è una situazione di tristezza, di allontanamento, per cui questa donna, vi ripeto, si sentirà messa da parte, accantonata, abbandonata. È come se questa donna in qualche modo vada a vedere concretizzarsi tutte le sue paure. Quindi, nonostante, vi ripeto, il karma l'aiuti con una buona notizia, però evidentemente da parte vostra, ragazzi, non c'è, avendo chiaramente un'altra donna, non c'è più quel sentimento e quell'attrazione che in qualche modo vi può portare ad una situazione di equilibrio con questa donna. Quindi è normale che comunque voi tendiate ad allontanarvi dalla vostra compagna ufficiale, o comunque spesso magari a mostrarvi più distratti, e questo verrà percepito da questa donna, che in qualche modo avrà una sorta di periodo di ripensamento e di sofferenza. Vi ripeto, non stiamo parlando necessariamente di litigi, perché in realtà non è un 5 di bastoni, ad esempio, è un 8 di coppe, quindi è una donna che in maniera probabilmente anche molto silente andrà a soffrire per un qualcosa che potrebbe in qualche modo notare nel vostro comportamento.
Non è una carta di spade, quindi a mio avviso non andrà a notare per esempio qualche messaggio, qualche telefonata, ma percepirà, perché parliamo di coppe, avrà la sensazione, e purtroppo l'otto di coppe, ragazzi, rappresenta proprio la doppia relazione, perché è una carta di grado appunto ottavo che rappresenta la compresenza di due relazioni parallele. L'otto è dato appunto dalla 4 più 4, quindi due situazioni stabili, pressoché diciamo stabili, che ovviamente procedono parallelamente. Quindi in realtà questa donna avrà la sensazione che la vostra testa e il vostro cuore siano rivolte ad un'altra persona. E quindi in questo caso ci sarà appunto un allontanamento da parte di questa donna. Quindi la vedrete sicuramente più triste, la vedrete sicuramente più abbattuta, ma vi ripeto in maniera anche molto decorosa, quindi non è la carta delle scenate, non è la carta di una donna che comunque prende e se ne va sbattendo la porta, è una donna che andrà a soffrire, probabilmente rendendosi anche conto che tutta questa progettualità riguarda solo lei, ma che evidentemente sta facendo i conti senza obiettivamente rendersi conto di quello che voglia l'altra persona, cioè voi. Anche perché, vi ripeto, questa donna avrà la percezione che ci sia un'altra persona che occupi il vostro cuore e i vostri desideri. Vediamo a questo punto il consiglio degli arcani, ossia che cosa vi viene consigliato di fare. E qui abbiamo il 5 di denari. Allora ragazzi, il 5 di denari è una carta molto forte perché in realtà ci parla comunque di un rapporto da un punto di vista fisico, quindi quello che voi avete con l'altra ragazza, perché come definizione piuttosto classica e tradizionale il 5 di denari è la carta dell'amante, ok? Quindi in questo caso vi viene consigliato di approfondire comunque il rapporto con l'altra persona, quindi con appunto la carta dell'amante. Questo perché? Perché evidentemente in questo rapporto da parte della vostra compagna c'è tanto amore, c'è tanto desiderio, c'è progettualità, c'è questo aiuto da parte del karma, ma purtroppo è un discorso a senso unico. Quindi evidentemente vi viene dato un consiglio, direi anche piuttosto banale e chiaro da comprendere, cioè obiettivamente nel momento in cui ci sono due persone nella vostra esistenza ed è subentrata la seconda persona, è perché evidentemente con la prima c'è già qualcosa o c'era già qualcosa che non andava bene. E quindi cercate di approfondire il rapporto con l'altra donna per cercare obiettivamente di portare ad una svolta questa situazione, perché la carta successiva al 5 di denari è il 6 di denari, che ci parla di riequilibrio di una situazione che ovviamente stava tracimando, quindi dovete cercare di riportare la vostra vita, ma a questo punto anche la vita di questa donna, ad una maggior chiarezza e ad un maggior equilibrio, quindi approfondendo il rapporto con l'altra ragazza, con l'altra donna, perché evidentemente, vi ripeto ragazzi, nel momento in cui voi avevate una storia in essere e vi siete in qualche modo fatti coinvolgere sentimentalmente o anche solo eroticamente da un'altra donna, è perché in questo rapporto qui manca qualcosa. Quindi nel caso in cui voi mi chiediate ma la mia compagna ufficiale cosa prova per me, vi ripeto, vi vuole molto bene, una donna innamorata che ha anche una grande progettualità con voi, però obiettivamente ragazzi qui è un discorso a senso unico e con questo 8 di coppe purtroppo se ne renderà conto in maniera direi piuttosto sofferta e chiaramente amara, perché
l'otto di coppe, ragazzi, ci parla comunque di una situazione di sofferenza, ma è inevitabile perché chiaramente viene anche consigliato a voi stessi di comunque approfondire il rapporto con l'altra donna. Evidentemente, comunque ora lo andremo a vedere, perché qui sicuramente c'è un qualcosa di più, chiaramente, perché altrimenti diciamo che questo è un consiglio che non avrebbe trovato luogo. I consigli ovviamente degli arcani non sono mai dati a caso, quindi chiaramente la logica delle stese si evidenzia ovviamente anche in questo, d'accordo? Quindi cercate comunque, vi ripeto, di dar maggior concretezza al rapporto con l'altra donna per cercare di arrivare ad una effettiva scelta e quindi di arrivare ad un riequilibrio della situazione. D'accordo? Perché qui con la vostra compagna ufficiale c'è quest'otto di coppe che ci parla di un momento di crisi importante in cui appunto questa donna ripiomberà e che però in qualche modo le farà aprire gli occhi, capendo appunto che obiettivamente qui nel vostro cuore c'è qualcos'altro e c'è qualcun altro e che quindi è il caso in questo momento evidentemente o di prendere un'altra strada o comunque di parlarsi in modo piuttosto chiaro per eventualmente appunto chiudere definitivamente un ciclo e riaprirne appunto uno completamente nuovo, perché l'otto di coppe ci parla anche di consapevolezza per quanto riguarda appunto una chiusura definitiva, poiché questa persona evidentemente si renderà conto che continuando in questo modo lei in qualche modo sta andando avanti da sola con la propria progettualità e quindi chiaramente è un rapporto che l'andrebbe a umiliare e far più male che bene, ok? Di conseguenza è chiaro che, vi ripeto, la situazione che vi aspetta con la vostra compagna ufficiale non è sicuramente qualcosa di decisamente positivo, almeno ovviamente nell'immediato futuro. Ora appunto io inizio a mescolare questo secondo mazzo, quindi i Pagan Tarot, e cerchiamo invece di analizzare appunto il rapporto con l'altra donna, quindi con la ragazza, la donna che voi frequentate appunto in gran segreto, quindi come questa donna vede e vive il vostro rapporto, i pro e i contro, il consiglio che vi viene dato in questo caso appunto in riferimento a questa donna, gli eventi ovviamente imponderabili che accadranno nel vostro rapporto e ovviamente la sentenza finale, quindi l'immediato futuro tra voi e questa ragazza. Vediamo un po'. Ok. Perfetto, allora appoggiamo qui questo mazzo. Allora, quindi di nuovo con la nostra croce appunto semplice e ovviamente con il metodo classico. Di conseguenza cerchiamo appunto di capire questa ragazza cosa pensa e prova per voi. E qui abbiamo il carro. Beh, sicuramente ragazzi siete particolarmente amati, perché qui entrambe le donne sono assolutamente prese da voi. Anche in questo caso la carta del carro ci parla proprio di progettualità, di futuro. Ci parla però in questo caso, mentre nella vostra compagna avevamo il 9 di coppe, dove diciamo l'aspetto sentimentale era molto sottolineato, in questo caso nella carta del carro parliamo appunto di due personalità fortemente diverse. In mazzi più tradizionali la carta del carro è rappresentato appunto da un auriga che sta in qualche modo cercando di gestire appunto il proprio mezzo di
spostamento lungo una via piuttosto sterrata e sta cercando di permettere a 2 cavalli di procedere nella maniera più corretta possibile. 2 cavalli, uno bianco e uno nero. Quindi rappresentanti ovviamente di 2 caratteri assolutamente diversi. In molti aspetti, forse negli aspetti più profondi, voi e questa ragazza avete basi completamente differenti, ma proprio questo essere a volte così diversi vi piace particolarmente, perché il carro ci parla di un rapporto sentimentale pepato, ovviamente con tinte erotiche e fisiche molto intense. Quindi sicuramente questa ragazza è molto attratta da voi, questa ragazza è anche molto consapevole perché sa perfettamente che voi siete piuttosto diversi l'uno dall'altra, ma sa anche che comunque il vostro è un rapporto destinato molto probabilmente appunto ad andare avanti. Se si riuscirà, ovviamente, a tenere appunto sulla retta via questi 2 cavalli, così in qualche modo diversi, quindi il cavallo bianco e il cavallo nero. Quindi questa è una ragazza che in qualche modo sa di poter avere magari anche altre esperienze, perché guardate, in questo caso abbiamo questa giovane donna con questi 2 uomini, quindi in realtà è una donna che potrebbe essere comunque corteggiata anche da altre persone, ma la sua scelta è rivolta verso di voi, cioè questa donna è sicura del vostro rapporto, è sicura di quello che vuole, sicura di voler andare avanti nel vostro rapporto. Vi ripeto, è una donna molto presa, in questo caso anche molto proprio fisicamente, cioè c'è un erotismo alle stelle. Anche probabilmente i vostri piccoli battibecchi, anche i momenti di lontananza, perché il carro ci parla comunque di spostamenti, non solo nello spazio ma anche nel tempo, quindi non sempre riuscite a vedervi, a sentirvi. Ecco, anche questi stessi momenti, se sicuramente da una parte possono dispiacerle, però chiaramente dall'altra in qualche modo la stimolano ancora di più nel volervi ogni volta rivedere. Quindi è una donna che comunque non vive evidentemente in maniera particolarmente negativa e sofferta il fatto che voi abbiate un'altra compagna, anzi vi ripeto, è una donna molto stimolata, come tipico appunto anche della carta del carro, dalla rivalità, proprio perché si sente estremamente vincente. Quindi evidentemente è una donna molto sicura di sé, molto sicura della sua bellezza, del suo valore, proprio perché, come vi ho appunto appena detto, è una donna anche corteggiata, quindi evidentemente è una donna di successo, il carro ci parla appunto di successo, quindi evidentemente è una donna che sa di valere tanto. È una donna molto autonoma, è una donna indipendente che sa il fatto suo. Ecco, immediatamente balza all'occhio tra il 9 di coppe e la carta del carro una differenza enorme, perché in questo caso la prima carta che ovviamente apre la stesa è un arcano maggiore. Gli arcani maggiori hanno un peso molto importante. Quindi la personalità di un individuo appunto rappresentato da un arcano maggiore è una personalità molto più ferma, molto più sicura, è una personalità vincente. Gli arcani minori invece sono appunto arcani che si lasciano condizionare dalla presenza delle altre carte. Di conseguenza appunto la vostra compagna ufficiale è molto più fragile, mentre questa donna è obiettivamente molto più forte, ha un carattere estremamente forte, anche se in qualche modo possa sembrarvi, diciamo, morbida nell'atteggiamento, ma ha un nocciolo veramente molto molto duro, Quindi è una donna effettivamente molto forte. La carta del carro è ovviamente legata al segno del cancro, quindi è una donna sicuramente molto femminile, una donna molto comprensiva, molto empatica, che ha una sorta di sensitività che in qualche modo la predispone anche al comprendervi. Cioè questa donna riesce in qualche modo a capire immediatamente il vostro stato d'animo e quindi ad agire di conseguenza. Questa è una delle caratteristiche ovviamente del mio amato segno del cancro. Quindi
In realtà, vi ripeto, oltre ad essere sicuramente una donna molto femminile, una donna molto sensuale, che quindi in qualche modo sa attrarvi particolarmente, ma obiettivamente è anche una donna che sa comprendere. Allora, vediamo a questo punto però i contro, cioè quali sono gli elementi negativi che ritrova nel vostro rapporto. In questo caso abbiamo il novizio di coppe che in questo mazzo rappresenta il cavaliere di coppe. Il cavaliere di coppe in accezione negativa rappresenta l'uomo infedele, quindi se in qualche modo possiamo dare una definizione, diciamo, classica, tradizionale a questo arcano, quindi in qualsiasi manuale di cartomanzia o tarologia, il cavaliere di coppe in accezione negativa viene identificato come l'infedele. Quindi questa donna non si fida, attenzione, non del fatto che ovviamente voi abbiate un'altra donna, perché lo sa, quindi voi avete un'altra compagna ufficiale, quindi lei chiaramente lo sa, ma in realtà è una donna che teme, questo similmente anche alla vostra compagna ufficiale, che voi possiate comunque avere qualche altra donna, quindi che possiate lasciarvi ogni tanto deviare da qualche altra, diciamo, curiosità, chiamiamola così, d'accordo? Quindi teme di essere ferita e tradita a coppe nei sentimenti, perché purtroppo non vi vede particolarmente equilibrato e, perdonatemi, ma io devo essere sincera, vi vede un po' immaturo. Quindi o siete obiettivamente, anagraficamente più giovane di lei e di conseguenza un minimo di immaturità ci sta, dovuta chiaramente alla mancanza di esperienza, oppure questa donna vi vede veramente come una persona un po' immatura nonostante l'età. Quindi vi vede come una persona poco affidabile e un po' ballerina, proprio per quanto riguarda appunto i sentimenti. In questo caso teme quindi che possiate lasciarvi, diciamo così, distrarre da qualche altra donna, per esempio collega di lavoro, quindi qualcuno che voi abbiate modo di vedere quotidianamente, magari proprio nei vostri spostamenti, perché appunto il cavaliere si sposta molto spesso per esempio lavoro o anche per questioni familiari, quindi teme che in qualche modo voi possiate avere delle altre simpatie. Quindi non vi vede come, diciamo, il vincitore dell'anno per quanto riguarda la stabilità emotiva, la maturità, la saggezza e la fedeltà. Quindi questa donna non si fida sul fatto che voi possiate un domani prendere una decisione netta e definitiva per quanto riguarda il vostro rapporto. Quindi teme che voi non andiate in qualche modo appunto per la giusta strada, cercando in qualche modo di appunto equilibrare il vostro rapporto fino a renderlo ovviamente ufficiale, lasciando dall'altra parte, quindi la compagna ufficiale. Attenzione ragazze, non è questo quello che lei vuole in questo momento, attenzione, quindi non vuole questo, ma nel caso in cui il vostro rapporto vada ad approfondirsi a livello sentimentale, teme che voi non siate in grado di fare una scelta, perché vi vede appunto come una persona un po' immatura e ballerina a livello proprio sentimentale. Ok? Quindi mentre nella vostra compagna il problema erano le altre donne, sono le altre donne, per quanto riguarda questa donna invece, quindi la donna che state frequentando in gran segreto, il vero problema non sono le altre donne, bensì il vostro comportamento. Guardate già la netta differenza tra appunto queste due persone, quindi tra questi due, diciamo, aspetti caratteriali. La vostra compagna ufficiale ha paura, teme le altre donne, quindi è molto insicura anche nei confronti di se stessa. Mentre, come appunto vi ho detto sino ad ora, la vostra, diciamo, amante, la donna che state frequentando in segreto, non ha dubbi sul proprio valore, ha una forte autostima, quindi il suo problema non sono le altre donne, ma voi.
quindi ha una capacità di ragionamento e di raziocinio molto elevata questa donna, quindi è una donna molto intelligente, perché obiettivamente ha capito che il problema non è la presenza di altre donne, ma è la vostra decisionalità, perché siete voi che dovete decidere, non le altre donne. Ok, quindi siete voi che dovete decidere di un domani lasciare la compagna ufficiale per dedicarvi completamente a lei. Quindi è una donna molto razionale, che sa ragionare in maniera direi piuttosto obiettiva e concreta sulla situazione, quindi si fa prendere poco questa donna dai sogni, dalla progettualità, dalle aspettative. È una donna, vi ripeto, molto razionale. Allora, vediamo a questo punto gli eventi imponderabili, quindi che cosa accadrà nel futuro più immediato tra voi e questa donna. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 3 di coppe. Sicuramente c'è un incontro qui tra voi e questa donna. Probabilmente qualcosa che non avete programmato, ma il 3 di coppe ci parla proprio appunto di un incontro, di un invito che molto probabilmente vi farà lei o voi farete a lei, per cui vi vedrete. Il 3 di coppe ci può parlare anche di contatti, quindi potrebbero esserci messaggi, comunque telefonate, però in realtà il 3 di coppe ci parla maggiormente di un incontro. Infatti, vedete, in questo caso abbiamo queste 3 giovani che stanno ridendo e scherzando appunto in questo bar, in questo locale. Quindi è chiaro che in questo caso abbiamo appunto una situazione di grande confidenzialità che si andrà a creare tra voi e questa donna. Il 3 di coppe ci parla anche di un incontro fisicamente, eroticamente molto interessante. Quindi sicuramente a breve vi vedrete o vi sentirete. Ma vi ripeto, è un incontro che potrebbe anche addirittura essere casuale. Cioè potreste incontrarvi per strada piuttosto che ovviamente, se lavorate nello stesso posto di lavoro, potreste incrociarvi in ascensore oppure potreste incrociarvi al supermercato, cioè ci sarà un incontro che non sarà ben preventivato, quindi non è un incontro organizzato come quelli che probabilmente avete di solito, ma appunto un incontro quasi fortuito che in qualche modo vi metterà in contatto e sarà un incontro molto bello, perché il 3 di coppe ci parla proprio di un momento di grande convivialità e di attrazione fisica, ma ci parla, vi ripeto, anche di un incontro in pubblico. Quindi ecco perché vi dicevo, potreste incontrarvi per esempio in palestra, se frequentate la stessa palestra, o magari in un supermercato, piuttosto che anche semplicemente nel centro cittadino. Quindi in realtà è un incontro, vi ripeto, in un ambito pubblico che voi in realtà non vi aspettereste o comunque che non avete programmato, perché non è un asso di coppe o un 2 di coppe o un 10 di coppe che ci parlano di un ambiente più casalingo. Il 3 di coppe ci parla di un incontro ma in un ambiente esterno. Ovviamente però è un incontro che andrà molto bene, perché il 3 di coppe ci parla proprio di grandi soddisfazioni, soprattutto appunto da un punto di vista strettamente fisico e attrattivo. Quindi in realtà il 3 di coppe parla proprio di belle notizie, vi ripeto, di incontri, di viaggi. Potreste anche magari spostarvi per un weekend, nel caso in cui per esempio la vostra compagna ufficiale per esempio non possa, sia occupata in ambito professionale, quindi c'è la possibilità anche di trascorrere più di un giorno assieme. E ovviamente il 3 di coppe è una carta di grado 3, quindi ci parla di evoluzione, quindi ci sarà sicuramente un'evoluzione importante della vostra storia, vi ripeto, a seguito in particolar modo proprio di un incontro che andrà assolutamente bene. Quindi 3 di coppe è una carta che ci parla di trionfo, dove in qualche modo gli opposti trovano appunto una grande conciliazione. Quindi ci sarà un momento molto appagante, vivace, sia da un punto di vista sentimentale, perché parliamo di coppe, ma anche da un punto di vista appunto fisico ed erotico, quindi momenti di grande serenità, di gioia, vi ripeto, di convivialità. Quindi in realtà
Ci saranno a breve appunto telefonate, messaggi e un invito in particolare che ovviamente vi porterà a vedervi, generalmente vi ripeto, in un ambiente esterno, quindi non ci saranno ostacoli, assolutamente no, tutte le difficoltà verranno in qualche modo superate, avrete anche occasione però di appunto comunicare, di parlare probabilmente in maniera molto più profonda rispetto a come voi abbiate fatto sino ad ora. Vediamo a questo punto il futuro vero e proprio, quindi la sentenza, che cosa accadrà tra voi e questa ragazza. In questo caso abbiamo il 7 di coppe, ragazzi, qui c'è la necessità proprio di una scelta, perché il 7 di coppe, da definizione manualistica, è effettivamente la carta della scelta. Quindi in questo caso, a seguito di questo bel momento, di questo 3 di coppe, quindi di questo incontro, in cui vi ripeto appunto voi darete il massimo, il meglio di ciascuno dei due, evidentemente qui si sentirà molto di più la necessità di ovviamente scegliere tra una o l'altra delle due storie, perché il 7 di coppe ci parla proprio di scelte in ambito sentimentale. Attenzione, il 7 di coppe può parlare comunque anche di una piccola confusione, quindi un momento di confusione, di difficoltà dovuto ovviamente a una scelta importante. Quindi il 7 di coppe ci parla sicuramente di uno sviluppo ulteriore, oltre alla carta del 3 di coppe, che però in questo caso farà e porterà comunque voi a ovviamente far pendere l'ago della bilancia più da una parte rispetto che all'altra. Perché obiettivamente avete bisogno di equilibrio, quell'equilibrio di cui vi parlavo appunto prima nella stesa della vostra compagna ufficiale, quando vi paragonavo appunto il 5 di denari al 6 di denari. Ecco appunto quel bisogno di equilibrio. Con lei avete l'8 di coppe, quindi l'allontanamento, perché l'equilibrio lo troverete con appunto l'altra ragazza. Ve l'avevo appunto detto poco fa che chiaramente la logica delle stese è sempre meravigliosamente incredibile, quindi è chiaro che con lei, la compagna ufficiale, ci sarà l'8 di coppe, quindi una situazione di allontanamento e di crisi, e qui abbiamo il 7 di coppe, che è una carta che ci parla invece di successo, di completamento, a seguito ovviamente di una scelta importante. È un 7 di coppe, quindi non è la carta del giudizio, quindi non andrete evidentemente a fare una scelta definitiva, ma c'è sicuramente già un iniziare a rifletterci su in maniera però sicuramente molto più matura, molto più completa, cercando quindi delle vere e proprie soluzioni ad un problema che ovviamente riguarda il cuore, e il 7 di coppe ci parla proprio di vittoria, vittoria in campo affettivo. Quindi evidentemente, ragazzi, ve l'avevo detto anche nella stesa precedente, con questa donna voi state sicuramente meglio, perché qui abbiamo sentimenti, 3 di coppe, 7 di coppe, e qui abbiamo anche tanto desiderio fisico, 3 di coppe e carta del carro. Quindi in questo caso non è a senso unico. Quindi è chiaro che il 7 di coppe ci parla addirittura di ulteriori incontri, conquiste, riappacificazioni nel caso in cui ci siano state delle incomprensioni con questa donna. Quindi sicuramente qui c'è una progettualità che andrete a fare, ma con lei, con l'altra donna. E quindi tutte le situazioni che in qualche modo andavano ad ostacolarvi tenderanno a scemare. Quindi è chiaro che, vi ripeto, non è una presa di posizione definitiva, cioè nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, io non vi vedo decidere e andare concretamente dalla compagna ufficiale e lasciarla. No, perché il 7 di coppe non ci parla di questo, ma ci parla di una progettualità e di un pensiero che vuole diventare concreto e che diventerà sempre più concreto. Perché qui parliamo sicuramente di ovviamente incontri, più di uno a questo punto rispetto a quell'incontro fortuito, a quel 3 di coppe, che ovviamente porteranno ad un approfondimento importante di questo rapporto, che poi è lo stesso consiglio che vi viene dato, che vi è stato dato nella stesa precedente. Il 7 di coppe parla anche di una telefonata importante, di una dichiarazione importante. Di conseguenza qui
vi ripeto, ci saranno delle parole molto importanti che verranno proferite da voi e dall'altra ragazza, che sicuramente porterà a momenti veramente molto entusiasmanti, che vi faranno sentire effettivamente felici, vi porteranno quindi a decidere che è arrivato ormai il momento di capire un po' qual è la strada da intraprendere. Quindi questa è una donna che sicuramente andrà avanti a perseverare nei suoi obiettivi, nei suoi propositi. Siete voi i suoi obiettivi, siete voi i suoi propositi, ma da questo punto di vista obiettivamente questa donna fa più che bene, perché chiaramente in questo caso questa donna arriverà alla vittoria e ad ottenere tutto ciò che obiettivamente si è prefissata. Vediamo a questo punto, ragazzi, il consiglio degli arcani nel rapporto con questa ragazza, e qui abbiamo appunto la carta dell'iniziato di spade. In questo caso l'iniziato di spade, ecco, è la regina di spade. Quindi in questo caso vi viene consigliato di chiarire ovviamente con la vostra compagna ufficiale. È singolare perché nella stesa con la vostra compagna ufficiale come appunto protagonista, nel consiglio è venuto appunto di approfondire il rapporto con l'altra ragazza. Ora che in qualche modo facciamo questa stesa in riferimento all'altra ragazza, il consiglio è comunque di chiarire con la compagna ufficiale. Però qual è la differenza tra spade e invece i denari che avevamo nella stesa precedente? Nella stesa precedente vi veniva consigliato di approfondire il rapporto da un punto di vista pratico e concreto con l'amante, con l'altra ragazza, quindi cercando in qualche modo anche di vedervi, di trascorrere più tempo insieme. In questo caso invece le spade ci parlano di parole, quindi discorsi che siano ovviamente chiari con la regina di spade. Cioè questa donna, vi ripeto, è una donna molto fragile, ben diversa dalla ragazza che frequentate in segreto, perché la regina di spade può avere un atteggiamento piuttosto severo, ma in realtà è una donna che ha sofferto molto e potrebbe soffrire molto. Quindi in realtà è una donna che, seppur mostra chiaramente gli artigli, però in realtà è una donna che ha bisogno di proteggere il suo cuore. Di conseguenza dovreste ovviamente parlare chiaro a questa donna, chiarendo i punti del vostro rapporto, quindi cercando di far capire a questa donna cosa c'è che va e cosa c'è che non va. Perché, attenzione, vi ripeto, questa donna potrebbe soffrire particolarmente, e ve l'avevo detto con l'8 di coppe. Quindi è una donna che potrebbe soffrire, è una donna che in qualche modo potrebbe risentirne di questo allontanamento, quello che appunto si evince dall'8 di coppe, e di conseguenza potrebbe anche assumere un atteggiamento non propriamente, diciamo, amichevole, perché la regina di spade nel momento in cui viene delusa potrebbe avere un atteggiamento piuttosto a volte infantile, di ripicca. Ok? Quindi il consiglio che vi viene dato è: cercate di chiarire con onestà, spade. Cercate di avere prima di tutto voi chiara la situazione. Quindi voi dovete chiarirla con voi stessi, 7 di coppe, la carta delle scelte. Ma cercate anche di essere più chiari possibili con la compagna ufficiale. Perché vi ripeto, questa donna, la regina di spade, potrebbe scivolare in atteggiamenti, vi ripeto, di ripicca, comunque di infantilismo, capricci, che potrebbe appunto mettere in atto nel momento in cui si renda conto, come vi dicevo prima con l'8 di coppe, che nel vostro cuore ci sia un'altra donna. Quindi è chiaro che nel momento in cui voi decidiate di prendere la situazione in mano in maniera matura, cercando ovviamente di non far scoprire a questa donna la situazione
parallela quando ormai è inevitabile, ma cercando comunque di portare questa donna ad una sorta di ragionamento. Guardate, qui parliamo di spade, è chiaro che molto probabilmente la situazione potrebbe andare a migliorare, ma parliamo di spade, quindi quello che è fondamentale, ragazzi, in questo caso è che dobbiate voi avere bene, ovviamente, in mente chiara la situazione. Quindi i due consigli dati sia nella stesa precedente che in questa stesa sono assolutamente, direi, corretti. Quindi approfondite comunque il rapporto con quest'altra ragazza, perché vi ripeto che qui sicuramente c'è un'evoluzione molto importante, e cercate ovviamente poi di avere le idee ben chiare in modo da appunto giungere alla regina di spade in maniera obiettivamente più chiara e soprattutto leale ed onesta possibile, perché sicuramente in questo caso c'è un margine decisamente più ampio di accomodamento anche tra le due posizioni. È chiaro che sicuramente scoprire di essere stata tradita è decisamente molto peggio, è decisamente molto più doloroso che ovviamente capire man mano che c'è qualcosa nel rapporto con il proprio compagno che non funziona. Ok? Quindi non vi si sta ovviamente dicendo di arrivare dalla vostra compagna ufficiale con i cartelli luminosi: io non ti amo più, ho un'altra donna. Assolutamente no. Ma cercate di avere voi prima di tutto ben chiara la situazione, e poi cercate ovviamente di far capire a questa donna che tra di voi non vanno più bene le cose, a prescindere dalla presenza di un'altra persona. Quindi non è necessario che voi parliate della ragazza che frequentate di nascosto, assolutamente no, non è questo il consiglio con la regina di spade, è affrontare la regina di spade, quello che non va con la regina di spade. Quindi parlare chiaro in riferimento a quello che non va nel vostro rapporto. Quindi non vi si sta dicendo o consigliando di dire tutta la verità, cioè ho un'altra donna, no, vi si sta consigliando di parlare chiaro alla vostra compagna ufficiale in riferimento a ciò che non va più nel vostro rapporto, cioè mancano sentimenti, manca desiderio fisico, d'accordo? Quindi cercate però primariamente di avere voi le idee ben chiare, parliamo di spade, d'accordo? È chiaro che in questo caso, ragazzi, io non posso far altro che confermarvi che comunque voi siete amati da entrambe le donne, quindi sicuramente a modo loro, e abbiamo visto in maniera molto diversa, comunque ambiscono a stare al vostro fianco. Però qui abbiamo chiaramente da parte della vostra compagna ufficiale un atteggiamento molto diverso, più fragile, e quindi una crisi nei prossimi giorni, e invece abbiamo un atteggiamento molto più forte, determinato da parte dell'altra ragazza, che porterà invece a un approfondimento del vostro rapporto, che diventerà veramente molto bello, e che, ahimè, vi imporrà comunque una scelta, anche se in questo momento voi state pensando è impossibile, io non sceglierò mai. Ragazzi, però evidentemente con questo 3 di coppe, 7 di coppe, sicuramente arriverete ad un punto di evoluzione tale che vi sembrerà quasi naturale dover in qualche modo affrontare la regina di spade per riuscire appunto a dedicarvi completamente a quest'altra ragazza, perché vi ripeto, chiaramente in questo caso qui c'è di più, c'è sentimento, c'è passione, c'è erotismo, qui c'è tutto, d'accordo? Quindi è chiaro che le due situazioni sono ben diverse, ma penso sia normale chiaramente che siano diverse, anche perché partono chiaramente da due presupposti ben differenti e anche da due caratteri ben diversi, perché vi ripeto che queste due donne sono effettivamente diametralmente opposte. D'accordo? Allora, io sicuramente, come faccio di solito, ovviamente vi auguro buon incontro, buona chiarezza dentro voi stessi e ovviamente buona fortuna per tutto.